Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi proviamo una Golf decisamente rumorosa. Ragazzi, ma che baccano fa questa Golf? E che Golf! Questo è un giocattolino molto interessante perché per gli appassionati del marchio Volkswagen delle Golf, questa è una Golf decisamente particolare e fuori dal comune. Quando si pensa alla Volkswagen Golf non bisogna pensare solo alla noiosissima versione 1000 di cilindrata, ma basti pensare che la Golf ha una storia molto lunga con i modelli più sportivi e pepati. Basta pensare alla famosa Golf GT, e questa per gli appassionati e per i collezionisti è probabilmente una delle Golf più interessanti, e penso che anche in un futuro sarà anche una delle più ambite, perché è la R32 nella sua quinta generazione. Che baccano! Io devo ringraziare Moscato Collection per farmi provare la Golf che ha venduto, e devo ringraziare anche Andrea, che è il futuro proprietario di questa Golf, che viene a ritirare tra un paio di giorni. Io praticamente gli sto facendo il collaudo pre-consegna. Quindi grazie a entrambi per la fiducia. Questa quinta generazione di R32 è molto particolare perché davanti abbiamo un 3002 V6 aspirato che con questo scarico completo super sprint suona in modo divino. Uno se la vede arrivare e non pensa che questo sound viene da una Golf. Questo è un gran bel motore, 250 cavalli e 320 Nm di coppia. Il V6 lo troviamo solamente sulla quarta e sulla quinta generazione. Infatti secondo me questa macchina qui è molto interessante anche dal punto di vista collezionistico. Pian piano il valore di queste macchine sta salendo, anche partendo dal fatto che ormai più andiamo avanti più vige la regola del downsizing, e un motore così grosso, aspirato, su una macchinetta così è sempre affascinante. Questo V6 è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Volendo c'era anche disponibile come optional il cambio DSG, che è un cambio veramente buono, doppia frizione, ma dovendo scegliere io vi dico manuale tutta la vita. Forse a questo punto del video vi starete chiedendo di farvi un raffronto con l'Alfa 147 GT-A che ho guidato. Il fatto è che questa macchina ha lo scarico completo senza catalizzatore. Secondo me ha bisogno di una mappa perché sento che ai bassi è particolarmente vuota. Il bello di questi motori V6 è l'elasticità, cosa che ho trovato sulla GT-A tutta originale. Qui sento che è un po' vuota ai bassi, quindi paragonarle in questo caso non sarebbe una cosa molto corretta, però devo dire che è veramente un buon motore. Tira fino a 6500 giri con uno scarico così. Arrivare al limitatore è una cosa che faccio con molto piacere. Qui la potenza viene scaricata attraverso un sistema di trazione integrale che
tiene questa Golf praticamente incollata all'asfalto. La ripartizione è 60% davanti e 40% dietro, quindi provare a fare qualche sovrasterzo di potenza è impossibile. Uno scarico così è semplicemente fuori di testa. E devo dire che non è neanche una macchina che scarico a parte, dà troppo nell'occhio, giusto qualche piccolo dettaglio che la rendono più sportiva senza esagerare. Dettaglio che mi piacciono tanto sono i cerchi specifici realizzati per la R32, anche quelle pinze dei freni blu sono una meraviglia, per non parlare di quei due mega cannoni che sono dietro ogni volta che dai gas. Fai capire che non è una Golf normale. Col cambio manuale circa 6 secondi e mezzo, col DSG il tempo scende a 6 secondi e 2 e la velocità massima è di circa 250 km/h. Prestazioni tutt'oggi di tutto rispetto, direi. E come ho già detto sul video della GTA, per me giocare con un grosso motore aspirato e un cambio manuale per me è sempre una mossa vincente. Queste strade si muove abbastanza bene la R32, con la trazione integrale praticamente incollata all'asfalto. Il motore non ha neanche così tantissimi cavalli da gestire su tutte e quattro le ruote, quindi è praticamente impossibile farla sbandare. E forse devo dirvi che anziché una trazione integrale con questa ripartizione avrei preferito una trazione anteriore fatta bene con un buon differenziale, al fine di togliere un pochino di peso, perché questa macchina non è proprio leggera, pesa a secco più di 1400 kg. Devo dire che a muovermi in queste curve un po' la massa tende a farsi sentire, però non posso nascondere che questa R32 è molto veloce e ogni volta che apro gas è impossibile non avere il sorriso. Come ho menzionato e come potete vedere, la trazione è praticamente infinita, però secondo me in Volkswagen potevano lavorare un po' di più sullo sterzo, perché è una macchina sportiva, solo che lo sterzo non lo trovo abbastanza comunicativo e preciso. Nel complesso mi piace tanto il mix di motore, cambio piuttosto preciso. L'unica cosa che secondo me stona un pochino su questa R32 è lo sterzo, perché da una sportiva con questi numeri ti aspetti di trovare uno sterzo piuttosto preciso e comunicativo, e non è una qualità che ho trovato su questa macchina. Ho provato Otech che mi offrivano un feedback migliore alla guida. Ecco, questa secondo me è una cosa che i tecnici di Volkswagen avrebbero dovuto migliorare. Però per il resto anche sull'R32 stiamo parlando bella. RC, tanta roba. Quella l'hai provata? No, queste macchinette, ecco, sono tanta roba. Sulla R32 stiamo parlando della fine di un'era, perché dopo tutto la R32, la quinta generazione, è l'ultima Golf R ad avere un motore specifico, perché dalla sesta generazione in avanti sia la R che la GT avevano praticamente lo stesso motore. Basti pensare anche il cambio, perché dal 2017 la Golf R non è più disponibile col cambio manuale, quindi per gli amanti di
di questo tipo di macchine, la Golf R32 quinta generazione rappresenta una vera e propria fine di un'era. Basti vedere su internet le quotazioni delle vecchie Golf GT, della quarta generazione di Golf R. Io sono sicuro che più avanti col tempo anche questa qui, la quinta generazione, inizierà ad avere delle quotazioni importanti. Attualmente è una macchina ancora piuttosto abbordabile per le caratteristiche e le prestazioni che offre. Stiamo parlando di un prezzo medio di 15.000 euro, dipende anche dal chilometraggio e delle condizioni della macchina. Però per il resto, se siete amanti della Golf, volete una Golf piuttosto pepata, sportiva, e volete una Golf che si fa distinguere, beh, io penso che una R quinta generazione sia un acquisto piuttosto intelligente. Beh ragazzi, io ringrazio Andrea di Moscato Collection e anche Andrea, il nuovo proprietario di questa Golf che mi sta facendo provare prima di lui. Io chiudo il video con la nota di questo Q6 e... Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!